Questa mattina un buongiorno diverso al solito. Vi mostriamo il nostro amico da 3 giorni a questa parte. Ora vi ha dato anche le spalle, ma guardate come si apre la porta. Lui stile scendiletto vi aspetta, ma vi bracca, non vi fa uscire. Presentati, dai, fatti vedere bene. Come ti chiama? Cioè ragazzi, è enorme, guardate la mia mano. Ha una testa gigante, stile leone. È un bovaro del Bernese, ma con un carattere... Andiamo? Vamos! Questa mattina non è molto reattivo perché sicuramente la giornata è bella, c'è il sole e lui sente caldo. Si affatica. Ha fatto qualche danno? No. Guardate l'amore verso Sara. Guardate. Non possiamo uscire, non puoi andartene, non puoi andartene. Perché? Perché? Ma sei sì? Perché? No, no! No, no! Cioè, guarda la maglia, guarda la maglia. Hai capito di aver fatto una cosa? Non si fa, non si fa. Non si hace. No! No! Comunque, amici a quattro zampe a parte, ci potremmo scrivere un libro su questa cosa, perché in ogni lugar in cui siamo stati qua in Patagonia abbiamo sempre trovato dei perros fenomenali. Ma perros a parte, e si vede e anche macchia a parte. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Capitan Pastene, che come vi abbiamo detto ospita la più grande comunità italiana di tutto il Cile. La comunità è emigrata dall'Italia, precisamente dalla provincia di Modena, a inizio Novecento, 1904-1905. Con loro hanno portato tutta la cultura italiana e una voglia di riscatto. E quello che hanno creato qua è una tradizione gastronomica che continua da un secolo a rappresentare ancora la provincia dell'Emilia-Romagna. Ma noi oramai ci conoscete bene, facciamo come San Tommaso, se non vedo non credo, quindi diretti al centro, entriamo in uno dei tanti ristoranti con fuori la bandiera italiana e vediamo se effettivamente la comida ci riporta alla nostra amata Italia. Il centro si trova là in fondo, a circa 700 metri dalla nostra struttura. La nostra struttura, come avete visto, si chiama Il mio nonno con la bandiera italiana, con 3 alberi che disegnano la bandiera italiana. Questa è la prima auto che abbiamo incontrato. Oggi è sabato mattina, c'è una tranquillità disarmante, ma sono 3 giorni che stiamo qua e vi possiamo garantire che in tutti i giorni c'è stata questa tranquillità. Hai voglia di assaggiare la comida? Sì. Questa è l'ambientazione intorno. Pick up come se non ci fosse un domani. Questo è l'ingresso al paese, ve lo faccio vedere nella cartina dall'alto. Il paese ha 2 strade a senso unico, questa scende e l'altra parallela risale, una sorta di ovale, casine in legno. Come detto qua, i pick up la fanno da padrone, pick up ovunque. Per i più curiosi, il pick up più venduto è il Toyota Hilux, super affidabile, via Dante 969. Gran parte delle vie del paese hanno nomi italiani di personaggi famosi. Il nostro supermercato di fiducia, voilà. Ferretteria con bandiera italiana Dante, trattoria da un primo ristorante italiano sulla sinistra, questo qua con la bandiera italiana, ma se ci giriamo sulla destra proprio di fronte c'è la bodega de maduración de jamones, praticamente il santo graal della produzione del prosciutto crudo qua in Cile. Perché vi ho detto santo graal? Perché trovare il prosciutto crudo fuori dalla Spagna e fuori dall'Italia è praticamente impossibile. Ci troviamo in Cile e guardate qua dentro, pazzesco ragazzi, c'è un odore. Qua praticamente sono i dettagli di come fanno maturare il prosciutto, 12-18 mesi, cose del genere non le vedevamo da 4-5 mesi. Vi porto in fondo, ma
saranno appesi centinaia di prosciutti. Cioè ragazzi, arriva fino in fondo, anche da questa parte. Sono rimasto senza parole, ma soprattutto con l'acquolina in bocca, perché ora dobbiamo andare ad assaggiarlo. Ovviamente bandiera italiana sullo sfondo. Usciti da quel luogo di contemplazione, prima di portarvi al ristorante vi mostriamo i giardini super curati. Massima tranquillità, sempre qualche perro in giro. Non sappiamo a cosa servono queste coperture, forse il perro si saprebbe dare le risposte esatte, il perro apprezza. Fontana quasi stile hollywoodiano. Eravamo passati l'altra sera ma la fontana era spenta, sicuramente la accendono per il fine settimana. E di fronte ai giardini la chiesa San Filippe Neri. Lungo la strada principale incontriamo anche questo murales e se andiamo in fondo c'è una targa. 111 anni di immigrazione nel marzo 2015, quando in presenza della presidenza della regione Emilia-Romagna è stato dedicato questo murales a tutte le famiglie italiane che fondarono Capitan Pastene. Murales del marzo 2015, Comitato degli Italiani all'estero. Questo murales del 2015 vuole un po' rappresentare la storia di questo paese. Quando la nave Oruba partì dal porto di La Rochelle in Francia, raggiunse Talcahuano in Cile, le famiglie con in braccio i propri bambini e le proprie maletas, valigie, salirono su un treno e infine su carretti trainati dai cavalli per venire in questa zona. Storia pazzesca ma molto affascinante. Questa cittadina inizialmente si chiamava Colonia Nueva Italia, proprio dal nome di Nuova Italia, la società del giornalista Salvatore Nicosia e dei fratelli Ricci che organizzarono questo tipo di immigrazione. In occasione del 3° anniversario dalla fondazione della cittadina, nel marzo 1907 prese il nome di Capitan Pastene dall'ammiraglio genovese Giovan Battista Pastene che accompagnò il conquistador spagnolo Pedro de Valdavia nell'esplorazione del Mar del Sur, come veniva chiamato il Pacifico una volta. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto? Storia, arte, cultura, qua c'è di tutto, ma poi lungo la ruta, perché Sara la sentite che abbassa il volume e poi lo rialza come passano le persone. Spaccati di vita reale, questi sono video, questi sono video. Ma storia a parte, ora andiamo ad assaggiare veramente i prodotti locali per capire se sono all'altezza. Quello che vi interessa di più è quello che interessa di più a Francesco, vamos! I tortellini, io devo assaggiare i tortellini! O cappelletti, qualsiasi emiliano ci corregga. Cappelletti in brodo per lei, tortellini super ricchi per me. Quindi per chiudere questo video in bellezza vi teletrasportiamo qua dentro. Monte Corone, Capitan Pastene, ristorante italiano. Vi ho detto teletrasportiamo perché noi ieri sera mentre passavamo di qua abbiamo incontrato la proprietaria, ci ha raccontato un po' la sua storia e come non potevamo assaggiare quello che vedrete tra poco. Ahora de mayo viene el presidente de la región de la Emilia-Romagna a visitar Capitan Pastene. Sí, sí. Ellos eran de los Apeninos modeneses, de estos pueblitos como Huillia, Soca, Montecorono, Bullo. Nosotros facciamo il prosciutto. Sí, pero ese prosciutto que lo hacían nuestros nonos hace 100 años atrás, no es el prosciutto que hoy día hacen en Italia, que es un poco más dulce. Y tenemos denominación de origen de nuestro prosciutto, pero la característica más especial es que va sazonado con merquén. Y el merquén es pimiento, es una especia. Es una especia picante que hacen los mapuches. Entonces esa unión de prosciutto con merquén es unión especial. Una unión especial y que se da en un lugar como este. La transformación de todas las cosas según la localidad, según la gente. Siempre esta es la historia de la Italia, sí. de todas las culturas que pasaron en Italia. Muy italianos, muy amables y bueno, nos insertamos en un lugar donde la comunidad italiana se abrió muy fácilmente y se abrió tanto que una de las cosas que no heredamos fue el idioma. Perdimos el idioma, pero yo creo que con esta necesidad de insertarse rápidamente nos fue traspasado el idioma porque nuestros nonos decían que sus hijos tenían que aprender a hablar rápidamente español. Que tú vieras cómo cantan el himno de Mameli. O sea, esa escuela donde hay niños italianos, descendientes italianos, mapuches y chilenos, que encanta. De verdad que es emocionante escucharlos
cómo ellos finalmente se aprenden y se ponen y la bandera se levanta, la bandera italiana, se levanta la bandera Cuando chilena. llegaron Sí. a Bamako, la bandera Sí. italiana, la chilena y de Mapuche fue muy fuerte. En el 1907 hicieron inauguración con el presidente Pedro Montt, ya inaugurando con escuelas, correo, carabinero, o sea, muy rápido la evolución con un pueblo ya formado, y enseñaron a hablar italiano a los italianos también, porque habían italianos que solo hablaban dialecto. Claro. Mi nona contaba que en la escuela le decían cucchiaio, no, cucher decía. No, cucchiaio. Sí. Nosotros, sus nietos, estamos en un poquito aquí ayudando que esa historia no se pierda, que se mantenga. El Calvario, ¿no? Sí, el Calvario. ¿Dónde estaba? ¿En los sauces o aquí? No, acá, acá. En Capitán Sí. Pastel. Bueno, estás bien informada. Sí, 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 porque es una historia que en Italia no se conoce. La inmigración italiana fue una inmigración fuerte. Sí. Pero esta fue un poco emocionante porque la gente creía que aquí podía encontrar otras cosas, yo imagino, ¿no? Sí, bueno, fue un momento difícil porque la verdad es que ellos venían con una expectativa distinta a lo que iban a encontrar y finalmente se encontraron con una situación de tierras muy de baja calidad, poca agua, terrenos con mucha pendiente, que la agricultura era muy difícil hacer en esos años. No estaban construidas sus casas, no había nada, entonces tuvieron que vivir en este galpón gigante donde ellos denominaron ese lugar el Calvario, o sea, Sí. con esa palabra tú puedes entender qué es lo que sintieron vivir en este galpón inmenso. Y vienen a visitar Capitán Pastene y no tenemos lagos, y no tenemos volcanes, y no tenemos grandes ríos, sino que vienen a conocer la cultura italiana, Claro. la gastronomía. Entonces nosotros, sin parecer soberbios, somos un poquito la embajada en Chile de la Italia y de la Emilia Romagna. Sí, claro. En Capitán Pastene puedes comer un tortellino, un capelletti, como le decían los nonos, sazonado con merquén. O sea, Sí. claramente existe esa fusión que hoy día hace que... En la zona cerca de la Toscana hay un modo de hacer, en la zona cerca del Marque hay otro modo. Es así, Sí, siempre. es así, Es la cultura muy rica de Italia. Ah. Es Sí, esta. de la verdad. fusión del idioma es la mejor cosa. No somos No, muy bravos, pero... soy perfecta. A me No, encanta la parola perro. Perro. Ah, perché voi le dicete Cane. cane, y eso, perro. Es muy difícil, Sí, es muy pero difícil. la cosa que nos encanta esto, pero en Sudamérica hay muchos perros. Mucho. En la ruta no hay perros en Italia. En todos los lugares que hacemos, los perros es nuestro mejor amigo. È un mulino? È un mulino, sì. Andiamo a visitare este mulino. Quanti años tiene? È del 1917. Cioè ragazzi, questo mulino 7 años. ha 100 e oltre anni, ovviamente bandiera italiana ovunque. Ora è una elateria. Sí, cuidado ahí. Sí, atento. Cuidado. Cuidado, cuidado. No es fácil la palabra cuidado, porque parece en italiano guida, guidare. que es manejar. Mira, y has escuchado que te dicen todo en Chile así, como un poquito, un cafecito. Sí. Ya. Una vez vino un italiano y una señora le dice, asientito. ¿No es cierto de esto? De sentarse. Ah, sentí. Claro, de sentarse. Asientito. Sí, sentito. No, la señora decía, asientito. No, sí, sentito. No le podía entender lo que quería decir. Claro. Por nosotros es lo más difícil salir. Salí. Uscita. Salir para nosotros salir es salir Salir la la escalera, escalera. salir. Sale.
¿Sale? ¿Dónde? Mucha gente dice cuidado con la moto. Sí, cuidado, Cuidado cuidado. con- Nosotros inicialmente, cuidar la moto. Cuida. Cuidar la moto, no es eso. Cuidado. Attenzione. Atento, atención. Attenzione. Y ahora entendemos. Cuidado. Vamos a conocer la otra. Vamos a comer. Vamos a conocer la otra sala. Siamo Wow. in Italia. Siamo letteralmente in Bellissima. Esto era la bodega de acopio de trigo. Acá se guardaba todo el grano para la molienda. Italia. Qui riposava il grano che poi veniva passato al mulino. Infatti che è qua grande di fianco. come locale. Una Vespa. Una vez más. Wow. Bellissima, guardate che immagine. Lo stivale. Le varillas. Muy lindo. Las maletas. Muy lindo. En marzo, que es muy bonita, una fiesta que hacemos la representación de la llegada de los colonos con carretas. Nos vestimos a la usanza italiana con las faldas largas, pelo tomado, las maletas viejas en las manos. 20, 25 carretas que son llevadas por bueyes. Nos subimos arriba y llegamos a la plaza. Y en la plaza hay 40 stand de comida donde la gente puede degustar y hay música en un escenario, música italiana. Allora, se fossimo arrivati a marzo sarebbe stato uno spettacolo, perché qui avrebbero fatto la sagra, che è un po' la festa della fondazione di Capitan Pastene. Si vestono tutti come si vestivano all'epoca, inizio 1900 in Italia, quindi le gonne lunghe, larghe. La margutta per un corioniano. Più o meno. Arrivano con i carretti, con le valigie, con las maletas e rappresentano un po' quando arrivarono i coloni in questo posto. Però all'arrivo in piazza ci sono tantissimi stand di comidas, quindi si può mangiare, si fa festa. Tutto con musica italiana, con bandiere italiane. Peccato non esserci, ma torneremo. Los 10 marzo, Sí, no, el más o 10 de menos. marzo, más o menos. El aceite de oliva se puede encontrar, pero no se usa mucho. Nosotros usamos acá, sí. Pero Chile, en los restaurantes italianos encuentras aceite de oliva, en los otros restaurantes no. Porque es parte de la cultura, porque el aceite de oliva es un aceite que llegó, que nosotros lo conocemos hace cuánto. 7, 8, 10 años máximo, que llegó a la mesa del mangiare diario, cotidiano. Antes estaba, ¿no es cierto?, en Santiago, y lo otro, que a la gente, como no era parte de su cultura, le siente un sabor Sí, fuerte. fuerte, que no están acostumbrados. Entonces, pero hoy día ya no podemos vivir sin el aceite de oliva. È inimmaginabile pensare che la cultura un po' dell'olio d'oliva sia arrivata un po' in tutto il Cile 7, 8, 10 anni fa, non di più. È anche vero che l'olio d'oliva ha un sapore forte, per noi è la normalità, però 7, 8, 10 anni che è arrivato proprio nelle tavole quotidiane. Anche a Santiago, ci Anche a dicevo. Santiago. Chiaramente è una cultura nostra. Ora lei dice, Mabella dice, non possiamo farne a meno neanche noi. Per fortuna, aggiungo io. Ok. Ragazzi, siete pronti? Siete pronti? Guardate la felicità. Quant'è che non vedevo più una cosa del genere? E per me, questo è il piatto di Sara, perché qui quando stai male mangi questa roba, mentre io prendo questi, ovviamente si scherza. Non potevamo non assaggiare i cappelletti in brodo e non potevamo non assaggiare dei tortellini con spinaci, ricotta, con pomodoro e basilico. Mamma mia, dai, non Anche riesco i più a tenere il colori. telefono, dai. Ragazzi, fino ad ora sono stato dietro la camera per fare il mio solito lavoro, ma vi posso garantire che l'odore che proveniva dalla cucina mi provocava uno stato quasi d'ansia, non riuscivo più a fare il mio lavoro perché ci sono odori molto simili a quelli a cui siamo abituati in Italia. E quindi aveva l'acquolina come i perri. Quindi stavo veramente come i perri con la bava alla bocca. Fino ad ora abbiamo sempre mangiato benissimo perché io dispongo di una cucinera a livello di Cracco, ma forse anche meglio. Quindi riesci in qualche maniera a prepararmi qualcosa di buono. Però dopo veramente 4 mesi, vedere un piatto del genere
sentire un odore del genere ci sta teletrasportando in Italia e non bisogna girarci intorno. Viaggiare è bellissimo, assaggiare la cucina locale è bellissimo, ma la cucina italiana è sempre la solita frase fatta, ma è qualcosa di veramente sorprendente, ma lo è sorprendente anche per loro, perché parlando con loro in qualche maniera cercano di riprodurre la cucina italiana, la mixano un po' con la cucina dei Mapuche, Sì, la adottano, quindi la la adattano, adattano. ma anche per loro quando parli di cucina italiana gli si illuminano gli occhi. Esatto. Per loro è come ora io non riesco più a parlare, quindi Però fatemi assaggiare. è anche vero che per l'Italia la cucina è anche un momento di convivialità. Guardate la consistenza, come è ridotto bene il sugo. Cioè ragazzi, il colore dell'olio d'oliva. Non potevamo mancare di assaggiare i cappelletti in brodo, che è insomma un grande orgoglio proprio della regione Emilia-Romagna. Di la verità, Saporitissimi. Ragazzi, ma lei ha voluto probabilmente mettere le mani avanti, ma ragazzi, cioè, i miei sono eccezionali. sono eccezionali anche questi. Ve lo faccio rivedere, lo so che voi siete abituati a casa, in Italia, nei ristoranti, ma per noi, mettetevi nei nostri panni, un piatto del genere è oro colato. E lo è anche in Italia, perché diamo il giusto valore alle cose e ai piatti e al cibo in generale. Per terminare la serata in bellezza su questo ristorante Montecorone, guardate, wow! La felicità, la felicità. Miraggio, ragazzi, è un miraggio tutto questo, tutta questa serata. Ve lo faccio vedere da vicino, anche nel dettaglio, poi assaggiamo. Wow. Vamos! C'è anche la consistenza, sa? Perfetta. È buonissimo. Vabbè, lo sorriso. Perfetto. Wow. È lo mismo italiano. È il tiramisù. È il perfetto tiramisù. Qua ci vorrebbe una cucciara più grande, la mia bocca è enorme. Mas grande. Wow. Perfetto. Como hacer un hombre feliz. Ma poi, che Savoiardi? Come si chiama? Lo llamamos nosotros galleta de champaña. Altra Come il cosa nostro. importante, questa è la mia mano, guardate la quantità. Cioè, no come in Italia, grandi. Ragazzi, spengo così lo assaggio. Tortelline a parte, vi voglio salutare con sullo sfondo la bandiera italiana. Baby,